Lezione 1. Avventure in famiglia. Abbiamo viaggiato attraverso tunnel e montagne durante il nostro ultimo viaggio con la famiglia. Sembra incredibile. Deve essere stata una bella avventura. Lo è stato davvero. Anche a mio padre piace andare in barca a vela, il che aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo alle nostre uscite. La vela sembra un modo meraviglioso per esplorare. Ti porta con sé? Sì, ogni volta che può. C'è qualcosa di magico nell'essere in acqua. Posso solo immaginare. La combinazione di montagne e mare deve essere mozzafiato. Lo è davvero. Catturiamo sempre panorami straordinari e creiamo bellissimi ricordi. Mi piacerebbe sperimentarlo un giorno. La natura riesce ad avvicinare le famiglie. Assolutamente. Quelle avventure sono ciò che amiamo di più. Lezione 2. Emozioni invernali. Non vedo l'ora che il terreno si ricopra di una coltre di neve bianca. Conosco quella sensazione. C'è qualcosa di magico nella prima nevicata della stagione. Mi metto sempre i guanti, la sciarpa, il cappello e il cappotto per prepararmi. Questo è il modo perfetto per prepararsi. Stare al caldo è essenziale quando ci si gode la neve. Assolutamente. Adoro uscire a fare pupazzi di neve e fare battaglie a palle di neve. Queste attività sono così divertenti. Fa emergere il bambino che è in ognuno di noi. Esattamente. E la bellezza dei paesaggi innevati e mozzafiato. Non vedo l'ora di vedere tutto trasformato in un paese delle meraviglie invernale. Anche io. È uno dei miei periodi preferiti dell'anno. Lezione 3. Resilienza storica. Abbiamo più di una volta assistito ad una resilienza storica in tempi difficili. Sì, da quando Franklin Roosevelt si è alzato dalla sedia a rotelle per sollevare lo spirito di questa nazione. La sua leadership durante la Grande Depressione fu davvero stimolante e di grande impatto. Assolutamente. Ha dimostrato come la determinazione possa superare le avversità. E la sua capacità di entrare in contatto con la gente era notevole. Sì, comprendeva davvero le lotte dei cittadini comuni. La sua eredità continua a ricordarci la forza dello spirito umano. Sono d'accordo. È una potente lezione di perseveranza e speranza. Portiamo avanti quello spirito mentre affrontiamo le nostre sfide oggi. Lezione 4. Emozione per lo shopping dell'usato. Sicuramente non vedo l'ora di fare shopping dell'usato con te, è sempre un'avventura così divertente. Sono d'accordo. Troviamo sempre gli articoli più unici e ottimi affari quando andiamo insieme. Esattamente. C'è qualcosa di elettrizzante nel cercare tesori nascosti tra tutti gli scaffali. Sì, inoltre, è come una caccia al tesoro e non sai mai cosa potresti scoprire. Adoro il modo in cui possiamo trovare abiti vintage e stravaganti oggetti di arredamento per la casa. Anche io. È incredibile quanto carattere abbiano alcuni di questi pezzi. E le storie dietro di essi sono spesso affascinanti, rendendo ogni oggetto speciale. Assolutamente. Sono sicuro che questa volta ci divertiremo tantissimo esplorando diversi negozi dell'usato. Non vedo l'ora di vedere cosa scopriremo. È sempre un'esperienza piacevole. Lezione 5. Collezione di cartoline di Natale.
Sapevi che oggi puoi acquistare cartoline di Natale con bellissime scene invernali? L'ho visto. Questa collezione di stampe trasmette un'atmosfera accogliente e festosa. Assolutamente. L'opera d'arte cattura davvero magnificamente lo spirito della stagione. Adoro inviare cartoline ad amici e parenti, sembra così personale. Sì, aggiunge un tocco speciale che i messaggi digitali non possono replicare. E ricevere per posta un biglietto scritto a mano è sempre una gradita sorpresa. Esattamente. È un modo meraviglioso per diffondere gioia e allegria durante le vacanze. Prenderò sicuramente alcune di quelle carte per le celebrazioni di quest'anno. Anche io. Sono ottimi ricordi che le persone possono apprezzare. Lezione 6. Norme di sicurezza. Ho sentito che i materiali infiammabili non sono ammessi in alcune aree per motivi di sicurezza. Ha senso. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta in qualsiasi ambiente. Sì, soprattutto nei luoghi in cui sono presenti molte persone o apparecchiature sensibili. Quanto tempo dura solitamente il processo per queste normative? Può variare, ma garantire che tutti siano al sicuro vale il tempo e lo sforzo. Assolutamente. È meglio essere prudenti piuttosto che rischiare incidenti. Sono completamente d'accordo. Il rispetto delle norme di sicurezza protegge tutti i soggetti coinvolti. È importante diffondere la consapevolezza anche su queste regole. Decisamente. Più siamo informati, più possiamo essere sicuri. Lezione 7. Talenti musicali. Fin dalla tenera età suona il flauto, il violino e il pianoforte, mettendo in mostra i suoi diversi talenti musicali. È impressionante. Sembra che abbia avuto un'educazione molto artistica. Cresciuto in una famiglia di imprenditori energici, ci si aspettava che Steven eccellesse in molte aree. Posso immaginare la pressione che deve aver sentito per avere successo sia nella musica che negli affari. Sì, bilanciare queste aspettative può essere piuttosto impegnativo per chiunque. Ma imparare più strumenti deve avergli dato un grande sbocco creativo. Assolutamente. La musica può essere un modo meraviglioso per esprimersi in mezzo alla pressione. È stimolante vedere come ha trasformato queste sfide in risultati. Decisamente. La sua storia incoraggia gli altri a perseguire le proprie passioni indipendentemente dalle aspettative. Lezione 8. Padronanza artistica. Molti esperti lo considerano il più grande scultore di tutti i tempi, ed è facile capire perché. Sì, la sua attenzione ai dettagli e la capacità di trasmettere emozioni attraverso la pietra è notevole. Una delle sue sculture più famose è un vero capolavoro che cattura l'essenza della bellezza. Assolutamente. Il modo in cui dà vita alle sue creazioni è incredibilmente stimolante. Il suo lavoro continua a influenzare artisti e scultori di tutto il mondo. È sorprendente come l'arte possa trascendere il tempo e ancora oggi risuonare con le persone. Sì. La sua eredità è una testimonianza del potere della creatività e dell'espressione. Mi piacerebbe vedere le sue sculture di persona un giorno. Sarebbe un'esperienza fantastica. L'arte riesce a connetterci tutti. Lezione 9. Concentrazione e distrazione. Ho provato alcuni video di YouTube per imparare, ma continuo a distrarmi a casa. Può succedere a chiunque. È
È facile perdere la concentrazione con così tante cose in giro. Esattamente. Mi ritrovo ad andare alla deriva per svolgere altri compiti invece di rimanere in pista. Hai pensato di stabilire orari specifici per imparare a ridurre al minimo le distrazioni? È un'ottima idea. Pianificare del tempo dedicato potrebbe aiutarmi a concentrarmi meglio. Sì, anche creare uno spazio tranquillo o disattivare le notifiche può fare la differenza. Mi piace che mi aiuterebbe a concentrarmi maggiormente sui contenuti che sto cercando di imparare. Decisamente. Trovare una routine adatta a te può migliorare la tua esperienza di apprendimento. Ci proverò e vedrò se mi aiuta a rimanere più coinvolto. Lezione 10. Offerte spirituali. Ci sono molte credenze sulle offerte che dovrebbero essere fatte agli dei. Sì, e alcuni suggeriscono che dovrebbero essere applicati anche ad alcuni sostituti di Dio. Interessante. Solleva domande su ciò che apprezziamo nelle nostre pratiche spirituali. Esattamente. Alcune persone vedono il nazionalismo come uno dei sostituti più pericolosi della vera fede. Sì. Quando il nazionalismo prende il sopravvento, può portare a divisioni e conflitti. È importante ricordare l'essenza dell'unità e della compassione nella spiritualità. Assolutamente. Riconoscere la nostra comune umanità è vitale per una coesistenza armoniosa. Sono d'accordo. Trovare un terreno comune è essenziale per superare le sfide. Sì. Conversazioni come questa possono aiutarci a riflettere sulle nostre convinzioni e sui nostri valori. Lezione 11. Benefici della consapevolezza. Calmare la mente è essenziale per il benessere generale, non credi? Sì, crea uno stato dell'essere armonioso e pacifico. Esattamente. Ci consente di gestire lo stress e le sfide in modo più efficace. Ho notato che quando mi prendo del tempo per respirare e meditare, mi sento molto meglio. È fantastico. Praticare la consapevolezza può migliorare la concentrazione e la chiarezza nella vita quotidiana. Assolutamente. Aiuta a portare prospettiva e apprezzamento per il momento presente. Trovo che anche pochi minuti di consapevolezza possano fare una grande differenza nella mia giornata. Sì, è sorprendente come una pratica così semplice possa avere effetti profondi. Impegniamoci a incorporare più consapevolezza nelle nostre routine. Lezione 12. Scelte per la decorazione della casa. Penso che sia interessante il modo in cui le persone decorano le loro case attorno alle finestre. Sì, può davvero migliorare l'aspetto generale di una casa. Alcune persone fanno di tutto con tende, piante e luci per creare un'atmosfera accogliente. Assolutamente. Aggiunge carattere e calore allo spazio abitativo. Tuttavia, a volte può sembrare opprimente se c'è troppo da fare. È vero, trovare un equilibrio è la chiave per creare un ambiente sereno. Adoro quando le case hanno un aspetto semplice ma elegante attorno alle finestre. Sì, può rendere lo spazio più invitante e confortevole. Condividiamo alcuni suggerimenti sulle decorazioni la prossima volta che ci incontreremo. Lezione 13. Esplorazione della natura. Che ne dici di esplorare un vicino parco nazionale questo fine settimana? Sembra un'idea fantastica. È un bellissimo posto per rilassarsi e connettersi con la natura.
Esattamente. Stare all'aria aperta può essere così rinfrescante e rigenerante. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per sfuggire al trambusto della vita quotidiana. Sì. Possiamo fare escursioni, goderci il panorama e magari anche scattare qualche foto. Mi piacerebbe catturare la bellezza del parco attraverso l'obiettivo della mia fotocamera. Sarebbe fantastico. La natura offre tanti scorci mozzafiato da fotografare. Non vedo l'ora di vedere cosa scopriremo insieme nel parco. Sarà un'avventura piena di divertimento e relax. Lezione 14. Incontro mattutino. Perfetto. A che ora dovremmo incontrarci per la nostra avventura nel parco? Ci troviamo alle 9 all'ingresso del parco. Questo ci dà tutto il tempo per esplorare. Sembra un piano. Adoro iniziare presto per sfruttare al meglio la giornata. Anche io. La luce del mattino è così bella, soprattutto nel parco. Assolutamente. Crea un'atmosfera magica, perfetta per scattare foto. Inoltre, di solito ci sono meno persone in giro a quell'ora, il che rende tutto più pacifico. Sì. Mi piace avere i sentieri tutti per noi per immergerci davvero nella natura. Esattamente. Non vedo l'ora di vedere cosa scopriremo insieme. Sarà una giornata emozionante. Assicuriamoci di portare anche degli spuntini. Lezione 15. Divertimento nel fine settimana. Ciao. Com'è andato il fine settimana? È stato fantastico. Sono andato a un concerto che è stato assolutamente fantastico. Sembra incredibile. Chi hai visto esibirsi? Ho visto la mia band preferita e suonavano tutte le loro canzoni di successo. Oh. I concerti dal vivo hanno un'energia davvero straordinaria. Deve essere stato esaltante. Lo è stato davvero. La folla era così presa e l'atmosfera era elettrica. Posso solo immaginare. Hanno suonato anche la tua canzone preferita? Sì, lo hanno fatto. È stato un momento davvero speciale in cui tutti hanno cantato insieme. È fantastico. Adoro quando i fan si riuniscono in questo modo. Lezione 16. Preferenze alimentari. Non sono un grande fan del cibo piccante, ma posso sopportare i sapori delicati. È comprensibile. Il cibo piccante non è per tutti. Esattamente. Preferisco godermene il gusto senza che il caldo travolga il mio palato. Lo stesso qui. Trovo che i sapori delicati possano essere altrettanto deliziosi e soddisfacenti. Sì. Ci sono tantissime erbe e spezie che aggiungono sapore senza essere piccanti. Assolutamente. Hai un piatto preferito che ti piace? Adoro i primi piatti con un sugo leggero di aglio e olio d'oliva, è così saporito. Sembra delizioso. Mi piacciono i piatti mediterranei per i loro ingredienti freschi. Sono sempre un'ottima scelta. È bello trovare piatti adatti ai nostri gusti. Lezione 17. Cambiamenti di viaggio. Oh no! Perché hanno cambiato l'orario del volo? Non ne sono sicuro, ma chiediamo maggiori informazioni allo staff della compagnia aerea. Buona idea! È meglio ottenere i fatti direttamente da loro. Esattamente.
possono fornire gli aggiornamenti più accurati sul nostro volo. Spero che ciò non causi troppo ritardo, sono ansioso di andare avanti. Anche io. È sempre frustrante quando i piani di viaggio cambiano inaspettatamente. Sì. Ma almeno possiamo restare calmi e risolvere le cose insieme. Assolutamente. Sono sicuro che alla fine tutto si risolverà. Andiamo al banco informazioni e otteniamo alcune risposte. Lezione 18. Avventure di viaggio. Sono tornato di recente dalla Thailandia e sono state tutte esperienze straordinarie. È fantastico. Ho sempre desiderato visitare la Thailandia ed esplorare la sua cultura. Dovresti assolutamente. Il cibo, le persone e il paesaggio sono indimenticabili. Posso solo immaginare. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Mi è piaciuto visitare i templi, erano così belli e pieni di storia. Sembra incredibile. Ho sentito che l'architettura è stupenda. Lo è davvero. I colori e i dettagli sono mozzafiato. Mi piacerebbe vedere i mercati e provare anche tutto il delizioso cibo di strada. Lo adoreresti. I sapori sono vibranti e unici. Lezione 19. Processo di fermentazione. Per completare la fermentazione sono necessari solitamente diversi giorni, a seconda del metodo utilizzato. Sapreste distinguere i vari processi di fermentazione? Assolutamente. Ciascun metodo può produrre sapori e consistenze distinti nel prodotto finale. È affascinante. Adoro imparare come funziona la fermentazione negli alimenti e nelle bevande. Sì. Dal pane allo yogurt, la fermentazione gioca un ruolo fondamentale in molti piatti deliziosi. Trovo sorprendente che un processo così semplice possa creare sapori complessi. Esattamente. È come se in cucina accadesse una piccola magia. Mi piacerebbe sperimentare la fermentazione a casa, sembra divertente. Dovresti assolutamente provarlo. Posso aiutarti a iniziare con alcune ricette. Lezione 20. Fidarsi del governo. L'anno scorso abbiamo prodotto 1 milione di tonnellate di acciaio e ne eravamo tutti molto contenti. È impressionante. Deve aver richiesto molto duro lavoro e dedizione. Sì, e ha davvero dimostrato quanto avessimo fiducia nel sostegno del nostro governo. La fiducia è essenziale, soprattutto in grandi progetti come questo. Esattamente. Quando le persone credono nei propri leader, ciò può portare a grandi risultati. È importante avere le giuste prospettive e comprendere il quadro più ampio. Assolutamente. Una leadership forte può ispirare fiducia e guidare il progresso. Sono d'accordo. È affascinante vedere come la collaborazione può portare al successo. Continuiamo a sostenere iniziative a beneficio di tutti nella nostra comunità. Lezione 21. Le abilità di Mark nell'hockey. Mark gioca una partita a settimana e gli piace davvero. Sembra un ottimo modo per rimanere attivi e divertirsi. Sì. È un buon giocatore di hockey e dà sempre il massimo sul ghiaccio. Deve essere emozionante vederlo giocare. L'hockey ha un ritmo così emozionante. Lo è sicuramente. L'energia durante le partite è contagiosa. Posso immaginare.
Da quanto tempo gioca a hockey? Gioca da quando era bambino, quindi ora ha abbastanza esperienza. È impressionante. È sempre meraviglioso vedere qualcuno perseguire la propria passione. Sì. Ammiro la sua dedizione e il suo amore per lo sport. Lezione 22. Prepararsi per l'avventura. Sembra fantastico. Prendiamo le nostre giacche prima di uscire. Buona idea. Potrebbe fare freddo più tardi, soprattutto se stiamo fuori per un po'. Sì. E non dimenticare di portare anche un po' d'acqua, l'idratazione è importante. Assolutamente. Mi sento sempre meglio quando rimango idratato durante le attività all'aperto. Lo stesso qui. Mantiene alta la nostra energia durante l'esplorazione. Non vedo l'ora di vedere le bellezze e godermi l'aria fresca. Sarà una giornata fantastica, non vedo l'ora. Anche io. Assicuriamoci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Decisamente. Ricontrollerò la mia borsa per assicurarmi che sia tutto a posto. Lezione 23. Pulizia e chiarezza. Ogni attività di pulizia può aiutarti a schiarirti la mente e rinfrescare il tuo spazio. Sembra interessante. Come posso iniziare con l'organizzazione della mia casa? Inizia con un'area alla volta, rende il processo meno travolgente. Ottima idea. Posso concentrarmi su una stanza invece di provare a fare tutto in una volta. Esattamente. Ti sentirai realizzato man mano che completi ogni area. Adoro quel senso di realizzazione. Mi motiva ad andare avanti. Sì. Inoltre, uno spazio ordinato può creare un ambiente più tranquillo. Sono d'accordo. È incredibile quanta differenza possa fare uno spazio pulito. Affrontiamo insieme questo progetto di pulizia, sarà più divertente. Lezione 24. Esplorazione dell'isola. Sapevi che un turista può vedere gran parte dell'isola in appena un paio di giorni? Veramente? Sembra gestibile per un viaggio veloce. Sì, ci sono abbastanza cose interessanti da vedere e da fare senza avere fretta. È fantastico. Quali sono alcuni posti imperdibili che consiglieresti? Suggerirei di visitare le bellissime spiagge e i mercati locali, sono vibranti e pieni di vita. Sembra perfetto. Adoro immergermi nella cultura e nei paesaggi locali. Ti piacerà sicuramente. Ogni zona ha il suo fascino e le sue attività uniche. Non vedo l'ora di esplorare. Sembra un modo meraviglioso per trascorrere qualche giorno. Assolutamente. Organizziamo presto un viaggio, sono sicuro che passeremo dei momenti meravigliosi insieme. Lezione 25. Attività avventurose. Ho sentito che ci sono fantastici sport acquatici e visite ai templi disponibili per i turisti. Sembrano avventurosi. Mi piacerebbe provare alcune delle attività acquatiche. Sì. Puoi fare snorkeling, kayak o persino provare a fare surf sulle spiagge. Oh, sembra elettrizzante. Ho sempre desiderato imparare a fare surf. Dovresti assolutamente provarlo. Gli istruttori sono gentili e molto disponibili. E che dire delle visite al tempio? Sono incuriosito dalla cultura e dalla storia.
Visitare i templi è d'obbligo. Hanno un'architettura straordinaria e atmosfere tranquille. Sembra un perfetto equilibrio tra avventura ed esplorazione culturale. Esattamente. Dovremmo fare un elenco di attività per assicurarci di non perdere nulla. Lezione 26. Fare una lista della spesa. Prima di andare a fare la spesa, facciamo una lista per essere sicuri di non dimenticare nulla. Buona idea. Inizierò con frutta e alcune verdure fresche. Ottima scelta. I prodotti freschi sono essenziali per pasti sani. Sì, devo anche aggiungere degli spuntini per la settimana. Mi piace avere opzioni salutari disponibili. Gli spuntini sono importanti. Che genere hai in mente? Sto pensando alle barrette di cereali e ad alcune noci miste. Sono perfetti per chi è in movimento. Sono scelte eccellenti. Aggiungerò un po' di yogurt e magari un po' di formaggio per varietà. Perfetto! Assicuriamoci di controllare la nostra dispensa prima di finalizzare l'elenco. Assolutamente. Ci aiuterà a evitare di acquistare duplicati e a risparmiare denaro. Lezione 27. Cambio valuta. Quando si tratta di valuta, il nostro tasso di cambio è molto competitivo. Buono a sapersi. Quanto vorresti scambiare? Sto pensando di scambiare un paio di centinaia di dollari per il mio viaggio. Sembra ragionevole. È sempre una buona idea avere un po' di valuta locale a portata di mano. Sì. Inoltre, semplifica le transazioni, soprattutto nei negozi o nei mercati più piccoli. Sono d'accordo. È utile anche per lasciare la mancia ai ristoranti e ad altri servizi. Assolutamente. Controlliamo le migliori tariffe prima di effettuare lo scambio. Ottima idea. Voglio assicurarmi di ottenere il massimo valore dal nostro denaro. Facciamo qualche ricerca e troviamo l'opzione migliore per noi. Lezione 28. Chiedere aiuto. Sono riluttante a disturbarli, anche se tengono a te. Va bene chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Tutti apprezzano essere inclusi. Hai ragione. A volte mi preoccupo di essere un peso. Non pensare in questo modo. Le persone di solito amano offrire supporto a coloro a cui tengono. Immagino di dover cambiare la mia prospettiva nel chiedere assistenza. Sì, è un segno di forza chiedere aiuto quando necessario. Grazie per avermelo ricordato. Mi sentirò più a mio agio a chiederlo la prossima volta. Assolutamente. Non sei mai un peso. Si tratta di costruire connessioni. Apprezzo il tuo supporto. Lo terrò a mente andando avanti. Lezione 29. Sfide aziendali. Ci sono sfide che le aziende si trovano ad affrontare oggigiorno? Sì, le interruzioni della logistica e della catena di fornitura sono diventate abbastanza comuni di recente. È vero. Incide sui tempi di consegna e può creare carenze di prodotti. Esattamente. Di conseguenza, molte aziende hanno difficoltà a tenere il passo con la domanda. È interessante vedere quanto sia interconnessa la nostra economia globale. Sì, un'interruzione in un'area può propagarsi a vari settori. Tuttavia, le aziende stanno trovando nuovi modi per adattarsi e superare queste sfide. Assolutamente.
Innovazione e flessibilità sono fondamentali per prosperare in tempi difficili. Sono curioso di vedere come si evolveranno le aziende in risposta a questi problemi. Lezione 30. Domande sull'immigrazione. Mi faranno molte domande all'immigrazione? Di solito fanno domande di base sui tuoi programmi di viaggio e sullo scopo della visita. Ha senso. È importante che sappiano chi sta entrando nel paese. Sì, potrebbero anche chiederti informazioni sul tuo alloggio e per quanto tempo rimarrai. Spero di essere preparato per questo, voglio fare una buona impressione. Starai bene? Rispondi in modo onesto e chiaro e tutto andrà bene. Grazie per la rassicurazione. Mi sento più fiducioso riguardo al processo ora. Nessun problema. Ricorda solo di rimanere calmo e composto. Apprezzo il tuo supporto. Terrò a mente questo consiglio. Lezione 31. Convenienza dei negozi locali. Sì, ce n'è uno proprio dietro l'angolo da qui. È perfetto. È molto comodo per i viaggi veloci per prendere gli elementi essenziali. Esattamente. Adoro avere un negozio nelle vicinanze per gli articoli dell'ultimo minuto. Rende la vita molto più semplice, soprattutto quando sei di fretta. Assolutamente. Inoltre, è fantastico supportare le imprese locali. Sì, cerco sempre di fare acquisti localmente ogni volta che posso. È un modo meraviglioso per contribuire alla comunità ottenendo ciò di cui hai bisogno. Sono d'accordo. Diamo un'occhiata e vediamo cosa hanno. Sembra un piano. Non vedo l'ora di esplorare le offerte locali. Lezione 32. Routine del bucato. Dopo il lavaggio i capi devono essere asciugati nell'asciugatrice. Sì, è vero. A volte invece stendiamo i vestiti sullo steso ad asciugare. Lo adoro. L'asciugatura all'aria conferisce ai vestiti un odore fresco difficile da battere. Assolutamente. Inoltre, è un ottimo modo per risparmiare energia ed essere rispettoso dell'ambiente. Esattamente. Ed è bello vederli svolazzare nella brezza. Sono d'accordo. Sembra più naturale e anche il sole può aiutare a disinfettarli. Sì, i raggi del sole possono essere molto efficaci a questo scopo. Preferisci l'uso dell'asciugatrice o l'asciugatura all'aria? Preferisco l'asciugatura all'aria quando il tempo è bello, ma uso l'asciugatrice in inverno. Lezione 33. Profumi per la creazione di candele. Che tipi di profumi consigliate per la realizzazione delle candele? Personalmente adoro la lavanda e la vaniglia, creano un'atmosfera così rilassante. Sono scelte eccellenti. La lavanda è ottima per rilassarsi e la vaniglia è confortante. Esattamente. Entrambi hanno un modo per rendere lo spazio accogliente e invitante. Hai provato a mescolare gli aromi? A volte gli abbinamenti possono essere davvero deliziosi. Sì, ho sperimentato con lavanda e camomilla ed è stato meraviglioso. Sembra adorabile. Deve aver creato un'atmosfera davvero serena. Lo ha fatto davvero. Mi piacciono anche i profumi di agrumi per un tocco rinfrescante. È un'ottima idea. Gli agrumi possono rallegrare l'umore e dare energia a uno spazio.